Allora, per quanto riguarda questo esercizio, dobbiamo cercare di capire se innanzitutto stiamo parlando di funzioni oppure no. Nel caso, se stiamo parlando di funzioni, dobbiamo cercare di capire qual è il dominio e qual è l'immagine. Allora, innanzitutto io direi di iniziare dall'ultima perché è la più facile di tutte. Si tratta di una parabola, però per come è posizionata non è una funzione. Semplicemente perché? Perché a ogni punto del suo dominio io posso associare più punti alla sua immagine e quindi questo non va bene perché nelle funzioni dobbiamo far sì che ad un punto venga associato un punto solo, mentre qui ne vengono associati addirittura due. E allora che cosa succede? Qui mettiamo direttamente no e l'esercizio si può già concludere. Per quanto riguarda quest'altra funzione, stiamo parlando della funzione valore assoluto, che poi viene traslata in certi modi, ma quindi sì, si tratta di una funzione, certamente, perché ad un punto viene associato un unico punto, basta tirare diciamo delle verticali per capire appunto che c'è solo un punto di intersezione, quindi va bene, si tratta di una funzione, e allora a questo punto nel momento in cui si tratta di una funzione possiamo andare a capire qual è il dominio, qual è l'immagine. Allora, il dominio sarebbe praticamente il range che abbiamo sull'asse delle x. Nel momento che questi puntini mi lasciano intendere che la funzione continuerà sempre, allora possiamo dire che non c'è un limite per quanto riguarda il dominio, perché questa qui continuerà sempre. Quindi come dominio mettiamo tutti i numeri reali. Lo stesso discorso si applica a quest'altra che anche questa è una funzione perché se noi andiamo a tracciare delle linee qui scopriamo che c'è un unico punto di intersezione e allora effettivamente si tratta di una funzione. Ma siccome ci sono i trattini che lasciano intendere che continuerà sempre, allora anche in questo caso diciamo sì, è una funzione e il suo dominio è tutto l'asse reale. Però cosa notiamo in questa prima funzione? Che siccome non c'è un inizio e non c'è una fine anche per quanto riguarda l'altezza, no? Qui mi lascia presupporre che la funzione cresce sempre e decresce sempre. Allora anche in questo caso l'immagine pure è infinita e anche in questo caso abbiamo come risultato R, tutto l'asse Y. Invece il discorso cambia per quanto riguarda questa funzione blu, perché noi effettivamente riusciamo a capire che non c'è una fine andando verso il basso. E allora come si scrive questa cosa in matematica? Dicendo che la funzione proviene da meno infinito, quindi apro l'intervallo con una parentesi quadra aperta e dico guarda questa funzione parte da meno infinito, però si vede evidentemente che arriva ad un massimo che è 1, 2 e 3. Quindi come massimo arriva a 3 con 3 incluso e quindi questo va a concludere questo primo esercizio. Allora, continuando quindi per lo stesso discorso fatto prima, immediatamente possiamo andare ad escludere questa qui dal fatto che possa essere una funzione. Non è una funzione perché anche in questo caso se tiriamo una retta verticale io becco due punti di intersezione. Mentre le altre due sono chiaramente delle funzioni e sono nel secondo caso una retta, nel primo caso un segmento di retta. Quindi possiamo dire immediatamente che sono delle funzioni e poi dobbiamo andare a valutare per quanto riguarda il dominio e il codominio, l'immagine. Quindi nel primo caso sicuramente la retta è infinita, non è limitata né superiormente né inferiormente né nel suo dominio. Mentre possiamo notare invece che questo segmento chiaramente è limitato. Come faccio a procurarmi i suoi estremi? Inizio a ragionare per quanto riguarda le x. Per quanto riguarda le x, quindi parte da meno 1 e arriva massimo a 2. Però che cosa noto? Noto che questi estremi, siccome c'è un puntino bianco, vuol dire che me li sta escludendo dal grafico. E allora che cosa faccio? Andrò a mettere nel dominio da meno 1 a 2, però metto i valori esclusi perché non sono raggiunti quei valori. Allo stesso modo per quanto riguarda l'immagine, però questa volta mi devo calcolare
il range delle y. Il punto più basso a che altezza si trova? Si trova ad altezza meno 3, mentre il punto più alto si trova ad altezza 3. E allora posso dire che qui l'intervallo sarà da meno 3 a 3. E questo conclude anche questo secondo esercizio. Per quanto riguarda quest'altra griglia, sono tutte e tre delle funzioni, quindi possiamo mettere subito sì. Per precisione, la prima è una parabola, la seconda è un arco di circonferenza, la terza è una traslazione del valore assoluto. Quindi resta da individuare quelli che sono gli estremi dei loro domini e delle loro immagini. Partiamo dalla parabola. La parabola, per quanto riguarda l'immagine, notiamo chiaramente che parte da meno infinito, perché va dal basso verso l'alto, però arriva al più al valore che è 2, con 2 però incluso, perché appunto è un valore che la funzione tocca. Per quanto riguarda il dominio, non c'è una restrizione. Se noi andiamo a guardare cosa succede verso l'infinito, questa parabola cresce, 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 quindi effettivamente non è una funzione che è limitata nel suo dominio. E allora in questo caso dobbiamo mettere tutto R, tutti i numeri reali. Per quanto riguarda quest'arco di circonferenza, invece, notiamo che è chiaramente una funzione limitata. Allora, per quanto riguarda il dominio, questo punto qui sarebbe meno 4 e quest'altro punto qui sarebbe 4, però c'è una differenza tra i due punti. Uno è incluso, il meno 4, perché il pallino è pieno, quindi metto meno 4. Per quanto riguarda l'altro, invece lo devo escludere perché c'è il pallino vuoto. Anche questa ha un certo range d'altezza, infatti vediamo che qui praticamente la funzione non esiste, quindi vuol dire che parte da 0. Perché possiamo dire che parte da 0 incluso? Perché il primo valore in altezza che la funzione tocca è proprio questo qui. Qui la funzione ha altezza 0. Se questo pallino fosse stato escluso, allora avremmo dovuto dire 0 escluso, ma siccome, cioè, non importa che qui ce ne sia uno escluso, l'importante è che ce ne sia almeno uno incluso, allora posso dire che la funzione esiste all'altezza 0. La funzione all'altezza 0 c'è, quindi posso dire che l'immagine parte sicuramente da 0 e arriva massimo a 4, dove 4 è un valore incluso. E quindi siamo riusciti a fare anche la 2. Per quanto riguarda l'ultima, abbiamo stabilito che è una funzione, anche in questo caso notiamo che non c'è una fine. Allora per quanto riguarda le x, posso sempre trovare una x per la quale questa funzione valore assoluto è definita. Allora metterò tutti i numeri reali. Per quanto riguarda l'altezza, invece notiamo che qui sotto la funzione non esiste, quindi parte minimo da che cosa? Da altezza meno 3, quello lì è il suo minimo, meno 3 è un valore incluso, mentre l'infinito non lo possiamo catturare nell'intervallo, qui continuerà all'infinito a crescere, quindi a livello di altezza non si fermerà mai e quindi diremo che va fino a più infinito escluso. E quindi questo è per quanto riguarda le ultime tre. Allora abbiamo quest'altro set di possibili funzioni. La prima che andiamo ad escludere è ovviamente questa traslazione del valore assoluto, perché per come è posizionata, se ci vado a tracciare una linea verticale becco due punti e questo non va bene. Questo non va bene se noi vogliamo delle funzioni. Poi spostiamoci su questa. Questa qui sì è una funzione, in particolare è un pezzo di cubica, un pezzo della funzione x al cubo. E per quanto riguarda il dominio, vediamo subito che per quanto riguarda le x parte da meno 2 e arriva massimo a 2. Quindi andiamo a segnare il dominio che evidentemente ha gli estremi esclusi, quindi andrò a scrivere meno 2,2 e questo qui fa il mio dominio. Per quanto riguarda invece l'altezza, massimo è 3 e minimo è meno 3. Anche in questo caso andiamo ad escludere gli estremi, quindi mettiamo meno 3 e 3 escluso. Rimane l'ultima. L'ultima sì è una funzione, l'unica cosa che potrebbe trarci in inganno è se andiamo a fare una retta qui verticale, perché potremmo pensare che becca due punti, in realtà no, perché questo punto non esiste,
c'è il pallino bianco apposta che ci dice lì non c'è nessun punto incluso. Allora questa sì è una funzione che naturalmente è definita su tutti i numeri reali, perché io becco proprio tutti i valori, quindi non ci sono punti dove la funzione non è definita, e devo ragionare bene che cosa succede per quanto riguarda le y. Beh, gli unici due valori che le y manifestano sono il 2 e il meno 2, quindi qui addirittura anziché prendere un intervallo possiamo prendere addirittura semplicemente soltanto solo i punti meno 2 e 2, cioè l'intervallo di immagine non è un intervallo ma è l'insieme costituito dai due soli punti meno 2 e 2, cioè un insieme formato da due singoletti, perché questi qui non li vado a prendere, già che diciamo voglio dare un'immagine precisa, questi punti non sono raggiunti dalla mia funzione e quindi prendo semplicemente il meno 2 e il 2.